Ciao a tutti, oggi siamo sul canale, siamo a Venezia, come potete vedere alle nostre spalle c'è il canale. Siamo qui per provare un ristorante un po', diciamo, poco conosciuto rispetto ai classici Venissa, il Glam di Bartolini. Proveremo il Local. una stella Michelin. Vediamo un po'. Maybe we could stay and make a home. It's written on my heart and in my soul. You're the one good thing. And I don't think I've ever been so low. 'Cause losing you was worse than losing hope. And baby, I could never let you go. You're the one good thing I know. Un biglietto stampato dove potete trovare piccole curiosità e informazioni. Grazie. Questo qui è il bigliettino dove ci descrivono cosa ci arriverà. Eccoli qui, sono dei cicchetti, la prima portata. Invece noi tipo il cicchetto è inteso a cosa da bere. Ci arriverà del tonno, quel pescato del giorno che è un rombo, molto interessante, poi un dolce, una new entry. Ha già detto che non ci arriverà il biglietto per il dolce perché è proprio una roba freschissima, quindi niente, mi dovete accontentare degli altri due. I cicchetti. Il primo è una sfera di acqua di mare con emulsione d'ostrica e ostrica. Poi abbiamo un club sandwich con 2 chips di patate, mousse di baccalà nel mezzo e polvere di prezzemolo a condire il tutto. Un cracker a riso soffiato, spuma di mandorle e ricci di mare, infine guarnito con caviale di arringa. Per concludere, un wonton cinese alle verdure. Quest'ultime sono saltate con zenzero e salsa di soia, condite infine con crema al limone e polvere di suma. Allora molto buone. Allora, quello con il caviale esplode completamente in bocca. Anche un buonissimo odore, appena alzato la cloche, wow. Forse il peggiore è stato l'ostrica, che era l'ultima che abbiamo preso. Sapeva molto di pesce. Ti porta il gusto a sentire molto il mare, forse addirittura storpe leggermente gli altri gusti che sono più flebili, nel senso che sono meglio mixati, più armoniosi al palato. Sì. Ma gli altri in realtà fatti molto bene e ben equilibrati. Nel complesso buono, secondo me. Il migliore è stato il raviolo. L'abbiamo detto insieme perché giustamente è quello che ha il guizzo in più. Il sapore principale è di fritto con una nota acida al limone dell'agrume, lime, che si sposa molto bene. Tantissimo, lascia un bel retrogusto in bocca. Il fagottello invece, quello piccolo con il caviale, era un'esplosione, quindi c'era del liquido interno. Molto buono. Molto buono, sa anche leggermente di mare, però è sempre meno a livello, proprio qualsiasi gusto, anche sapendo di pesce, è sempre indietro rispetto all'ostica, quindi lo avverti al palato meno perché viene coperta dal gusto precedente. Certo, esatto. Però tutte e 4, diciamo, piacevoli con proprio lo scalino del raviolo. Il raviolo che ha fatto proprio migliore in assoluto. Questo è il tonno che serviamo con un'insalatina di cetrioli e nervetti, una spuma acida e della maionese a rafano. Tonno frollato, insalata di cetrioli e nervetti, spuma acida a rafano. Il tonno, con le sue note carnose, è saporito e pieno. È perfettamente integrato. Il sapore rinfrescante e limpido dei cetrioli si accosta amabilmente ad un gusto banalmente piccante e pungente del rafano. Come potrete intuire, essendo racchiuso in una spuma, è flebile e sfuggevole. Nonostante i vari ingredienti come nervetti, cetrioli, rafano, tonno, in questa portata non abbiamo shock palatale. All'assaggio si percepisce solo armonia. Le consistenze di tutti questi ingredienti sono morbide, tenere. Nessun elemento è realmente solido. Ed è proprio l'uniformità di consistenze che mi ha convinto e sorpreso in questo piatto. Fanno poi da padrone un mix complessivo di note fresche ed erbacee. È sicuramente un piatto che riprenderei e che mi è piaciuto particolarmente. Anche una bella panno qui con farro di segale e passiamo questo olio extravergine d'oliva dall'Umbria, quindi in centro Italia,
un blend di 3 differenti olive che lo rendono intenso, un po' pepato, molto molto buono con il pane. Che olive sono? Sono leccino, moraiolo e frantoio. Grazie. Prego. Tutte quante. Facciamo così. Ah, scotta. Adesso tocca a te, pane e olio. Sì, ed eccoci giunti al momento professionista. che preferisco, ovvero pane e olio, però veramente ben selezionato, molto intenso e assolutamente... C'erano 3 blend. Ah, c'erano 3 tipi Di di olive. olive differenti, dovete perdonarmi, ma... No, adesso tanto tagliamo. No, ok. Allora, c'erano 3 tipi di olive differenti, assolutamente olio molto buono, anche se non del territorio, però ottima scelta. Pane a sua volta assolutamente buono, è un pane di cereali, molto scuro, ma anche molto buono, fresco, assolutamente di qualità anche lì. Era servito bollente, però nonostante quello l'abbiamo mangiato stoici e è stato veramente molto buono. Ultima precisazione per quanto riguarda il pane, nonostante l'aspetto sia qualcosa di un po' bruciato, in realtà al palato si avverte pochissimo, sembra proprio fatto così. Quindi mi ha sorpreso questa cosa perché mi aspettavo più un gusto bruciato, vedendolo dall'aspetto estetico, in realtà il sapore è molto 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 buono. Il rombo con erbe spontanee di primavera e questa salsa di pinoli e uova di pesce. Non ho visto che i vostri relatori sono belli aggressivi. Abbiamo alcuni di Notto e Destre, uno di Murano e uno di San Gelato. Culture legate ma quella storica. È buono, tenero, non troppo succoso, quindi ci sta, molto particolare. Alla fine diciamo che è proprio la salsa che dà il senso acquoso che c'ha questo pesce. Molto molto buono. Era un rombo con salsa alle uova di pesce e pinoli, quindi una salsa che alleggerire il rombo, che invece aveva una consistenza molto solida. Infatti lo chef ci ha spiegato che solitamente il rombo, e poi comunque il rombo che consumiamo tutti i giorni nel supermercato, è effettivamente molto più morbido. In realtà questo a livello di consistenza ricordava di più la carne, nel senso che era molto compatto. Questa consistenza differente è dovuta proprio dal fatto che il rombo era un rombo selvatico, pescato in natura, non di allevamento, e si prestava invece molto bene con la salsa che invece è molto più liquida, quindi faceva da acqua, quell'acqua che poi mancava al rombo, appunto, a differenza del rombo di tutti i giorni. Mettiamola così. Questa è un po' la cosa che vi avevo detto quasi in diretta, ho sentito proprio una tenerezza diversa, quindi meno acquoso. L'acqua, la salsina di accompagnamento era quello che dava, diciamo, un po' quella sensazione classica che voi avete con il rombo, che di solito si prende, che si gusta a casa. Un piatto dove riscopriamo finalmente i sapori naturali, quelli che molto spesso stiamo perdendo anche a causa della grande distribuzione, e si sente appunto un gusto diverso rispetto a quelli a cui siamo abituati. E forse è questo che in questo caso personalmente mi ha emozionato più di altre cose. Indubbiamente i sapori sono ben bilanciati, non c'è una acidità marcata, non c'è un'acidità, non c'è una grassezza, non ci sono gusti che sovrastano gli altri, però, ripeto, la qualità della materia prima mi ha veramente entusiasmato. Il fatto di non riscoprire il sapore convenzionale è stato veramente il level up di questo piatto. Sotto abbiamo un mix tra un crumble integrale e un banana bread fatto in casa, un mousse cremoso al caramello salato, poi abbiamo della banana ossidata, un gelato a riso venere e la spuma, quella bianca, è fatta con chartreuse, quindi lo ricorda l'erbe, aromatico, un po' intenso e fresco. Il dolce è un dolce particolare, una sorta di gelato. Tra l'altro gelato di riso venere, quindi particolare, interessante come soluzione, come proposta. Un caramello abbastanza caramello salato. Salato, infatti, più che il gusto in sé del caramello, sentivo proprio la consistenza, quasi a mousse, no? Un po' più
che staccava con il crumble e con il gelato, che appunto sono due consistenze completamente differenti, anche come temperature differenti. Mi è piaciuto, sì. Sì, assolutamente. Non mi ha incantato No, personalmente. uguale, era Però- fatto molto bene, sì, niente di eclatante, non torneremo qua per il dolce, però sicuramente un buon piatto. No, diciamo che diamo 7,5. E basta, ciao. E basta, ciao. Tanto io ho già detto che avrei avuto ancora fame e ci tengo a dirlo comunque, si deve sentire molto bene. No, allora, Avevo ancora fame. abbiamo capito, esatto. Adesso non ce l'hai però. No, Allora. però ho mangiato una micca di pane. No, però riassumendo, secondo noi merita magari un passaggio in più con dei piatti in più per Esatto. valutare forse ancora di più la cucina, che a noi ci è parsa molto interessante. Onestamente siamo venuti in un pranzo, era abbastanza rapido, quindi non aveva neanche tempo di approfondirla in maniera un po' più completa, però per quello che abbiamo assaggiato le potenzialità sono interessanti. Esatto, un piatto in più l'avrebbe sicuramente meritato. Buona perché, per carità, la materia prima ha un suo costo e abbiamo mangiato unicamente piatti di pesce, quindi sicuramente un buon prezzo. Diciamo che se non fosse stato per il pane io sarei uscita con la fame, mettiamola così. Giustamente non avere carboidrati come un riso, una pasta. Esatto, avrei messo magari un piatto di pesce in meno, comunque con pesce, però qualche rigatone, una cosa del genere, secondo me non guastava. Noi vi consigliamo, se dovesse venire, di magari tentare un'altra proposta, perché Sì. potrebbe avere dei risvolti ancora più interessanti di come li abbiamo avuti noi. Sì. Sicuramente gli equilibri, i sapori ci sono, la materia prima è molto buona e ci hanno entusiasmato molto di più magari di altri ristoranti che abbiamo fatto, quindi questo qui ha una buona potenzialità, mettiamola così. Sì. Va bene? Top. Alla prossima, ciao! Abbiamo passato queste due barche. Due addirittura. E c'è il taxi, tu chiami taxi? Sì, adesso anch'io vado in Tra l'altro devo andare. Ti lascio. No, passa pure la sirena. Andiamo qui. C'ha l'ultimo. E appena se ne va via sto qua. Anche lui. Tutti, Tutti. tutti. Poi sono finite ste barche, speriamo, no? Nel posto per gli youtuber Venezia. No, per niente. Sicuramente. Poi passano ste qui. Andiamo qua, vieni qua, questo schifo. Siamo qui. Questo mi piace di più. Cioè, siamo a Venezia. C'è tipo canali e tutto. E Sì. noi andiamo dietro. No, si vede, no? Ah, ok. No, Noi siamo- ok. Quindi rifacciamo. No, affanculo voi barche. Continuate a rovinare i nostri audio. Ma è così a Venezia. E così cioè, continuano, cioè vedi adesso parlo, poi boh. Sì, ma è giusto così, non ti devi lamentare. Anche noi ci mettiamo a fare i video. Ehi,